Suerte, cosa fai lì? Quello è il mio posto. Vuoi fare tu l'interattivo? Ma ti stai allargando un po' troppo, tu? Sono io che leggo i tarocchi. Quel mazzo lì va bene. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Ai tarocchi interattivi di oggi chiedo di parlare di qualcosa che ti riguarda, che vogliono dirti proprio adesso. Poi a fine lettura rispondo anche ad una tua domanda, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla, scegli a distinto uno dei tre mazzi e te lo dicono adesso, guarda perché. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo tre mazzi per questo interattivo dal titolo Te lo dicono adesso, guarda perché. Vediamo cosa vogliono dirti adesso, sai che è un interattivo come tale va considerato, se non fa riferimento o non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare. E vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo il regalo che rappresenta le sorprese, per la variante numero 2 l'angelo che simboleggia i desideri, e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 col quarzo rosa che rappresenta le emozioni. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini come preferisci. Mi raccomando, scegli a distinto e vediamo cosa vogliono dirti adesso. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Regalo, suerte per te. Vediamo cosa vogliono dirti adesso. E a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, regalo, e cosa vogliono dirti. Mi connetto con la tua energia, vediamo chi è il regalo. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è il regalo? I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 57 e il 130. E vai a cercare questi numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti indicano di ascoltare l'anima, liberazione dalla prigione intellettuale, della serie. Impara a ascoltare quello che ti dice la tua anima e vai a cercare 57 e 130 perché sicuramente c'è un messaggio che ti vogliono trasmettere con questi due numeri. Adesso vediamo chi sei tu, regalo. Regalo sei di un segno di fuoco, un ariete, leone, sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ovvero l'ascendente in uno di questi segni. Regalo, qua ti stanno dicendo che in questo momento nella tua vita c'è una situazione che stai portando avanti già da lungo tempo, con la speranza che un qualcosa possa cambiare, ma di fatto non è stato così. Mi viene in mente anche una frase che dice: le cose non cambiano, siamo noi che cambiamo. E questo vale proprio per l'insieme di queste carte che sto vedendo qui per te. È come se ci fosse la speranza, è stato fatto di tutto ma di fatto non è cambiato nulla. E quindi prova a cambiare tu. Vediamo cosa mi fanno ancora vedere per te, poi ti dico il messaggio che ti deve arrivare, cosa vogliono dirti. Penso che tu sia qualcuno che ha una passione o fa un lavoro in ambito artistico, un artista in un qualcosa. Può essere il teatro, la musica, il ballo, una cosa di questo tipo. Se non è il tuo lavoro, è la tua passione. E mi indicano che hai vicino a te una persona, non sei solo, ti vedo in coppia con un qualcuno, una persona che ti vuole bene e condivide con te questa passione che hai in ambito artistico. Potresti anche essere un qualcuno che realizza video o fa comunque qualcosa anche sui social, ti vedo. Alcune lettere con le quali potresti sentirti identificato o identificata sono la lettera A, S, C, O, L e lettera T. Vestiti di colore grigio oppure tortora, colore grigio, perché potresti attrarre molto di più. Vediamo questo messaggio che vogliono dirti
adesso è sicuramente legato ad un qualcosa di artistico. È come se le carte ti dicessero che prossimamente, quindi nei prossimi mesi, si presenteranno per te delle occasioni che sono, se vogliamo, un po' come delle piccole sfide da affrontare per riuscire ad emergere in un qualcosa che ha a che fare con il mondo artistico. Potrebbe essere, ripeto, la musica, il canto, disegno, pittura, insomma, mettici dentro tutto perché questo è un interattivo e va un attimino contestualizzato, però mi parlano dell'ambito artistico, di portare avanti quello che è una tua passione, magari potrebbe anche essere l'inizio di un percorso che vai a fare magari per imparare oppure per portarti avanti in questa cosa. Tra l'altro non ti vedo solo, è come se tu fossi con qualcuno che magari condivide la tua stessa passione e che collabora con te in questo progetto che tu hai. Vedendo questa carta mi viene in mente anche una frase di Vasco, della canzone di Vasco, che diceva: la vita non è facile, ma a volte basta un complice e tutto è più semplice. Quindi mi raccomando, regalo, vai avanti con questa passione, non sei solo e le carte indicano un prossimo futuro successo in un qualcosa che è una cosa tutta tua, in collaborazione con un qualcuno. Un'altra cosa che vogliono dirti, guarda, non a caso mi esce l'Imperatrice, che è proprio quella carta che indica quel successo che vedevamo prima per un qualcosa che porterai avanti tu. E in ultimo ti dico ancora che prossimamente, o magari anche domani, volendo, ci sarà un qualcuno che ti invita, oppure è una nuova conoscenza fatta di recente, dalla quale stai sperando, se vogliamo, un invito e io ce lo vedo, si va qua a festeggiare un qualcosa, siamo più che soddisfatti. Può essere una nuova conoscenza fatta proprio di recente, con un invito ad andare a festeggiare un qualcosa, a passarsi una bella serata insieme e io ti vedo molto soddisfatto, regalo, ma in particolar modo, mi ripeto, porta avanti questa tua passione in ambito artistico perché in qualità di imperatrice avrai molte soddisfazioni. Questo è quello che volevano dirti. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda e vediamo cosa ti dicono. Per il regalo, pensa alla domanda. Un sì o no per il regalo. Ruota, mondo e sole. Qui in assoluto la risposta è un sì. Se stiamo parlando di lavoro, è assolutamente un sì, c'è proprio una situazione, la tua situazione ideale. Idem sui sentimenti. Se hai chiesto per un qualcuno, io qua ci vedo un incontro, ci vedo comunicazione, ci vedo il proseguimento anche di una relazione, magari può essere una conoscenza fatta da poco e quindi una relazione che continua con tutte le migliori intenzioni. Qua ci sono dei sentimenti e qualsiasi sia stata la tua domanda, in assoluto la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per il regalo. Vediamo. Per il regalo. Mm. Mm. Hai visitato un posto particolare in compagnia di una persona speciale. Questa persona
mm, desidera trascorrere più tempo con te. C'è una bella complicità fra voi. Qualcuno ti vuole molto bene, ma attenzione ad alcune persone che vi circondano. Messaggio particolare. Hai visitato un posto particolare in compagnia di una persona speciale. Questa persona desidera trascorrere più tempo con te. C'è una bella complicità fra voi. Qualcuno ti vuole molto bene, ma attenzione ad alcune persone che vi circondano. E questo era il messaggio per te. Regalo, ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Angelo, suerte per te. Vediamo cosa vogliono dirti adesso. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Angelo, e cosa vogliono dirti. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è l'angelo. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è l'angelo? I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 58 e il 50. Qui ti dicono lasciare scorrere. Numeri 58 e 50. Probabilmente c'è un qualcosa in questo momento nella tua vita che tu devi lasciare andare. Abbandonare tutto ciò che provoca sofferenza. Numeri 58 e 50 per te. Vediamo chi sei tu, Angelo. Angelo, sei di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma potresti anche essere di un segno di terra, un toro capricorno vergine o avere l'ascendente in uno di questi segni. Qua mi dicono di te che, pur essendo una persona con delle grandi capacità, sia dal punto di vista professionale ma anche proprio in generale nella vita, ti trovi in questo momento in una situazione che non ti appartiene, dove non ti senti libero o libera di esprimerti come vorresti. E tra l'altro è possibile che tu ti stia anche scontrando con un qualcuno che non ha le tue stesse idee e per questo ti porta a sentirti anche, se vogliamo, negativo o negativa nei confronti di una situazione che stai vivendo. Vedendo l'insieme di queste carte mi viene in mente anche una frase che dice: la differenza tra ottimista e pessimista è che l'ottimista inventa l'aeroplano, il pessimista il paracadute. E io penso che tu qui ti stia in un certo senso scontrando con un qualcuno, una persona negativa, un qualcuno che assolutamente non porta nulla di positivo nella tua vita. Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Cosa vogliono dirti adesso? Penso si ricolleghi molto a questa prima carta che era uscita per te, che ti parlava di lasciar scorrere. Penso che tu abbia a che fare in questo momento con una persona o più persone che con la loro energia, ti parlo di energia perché ho questa carta del mago, o semplicemente con degli atteggiamenti, tendono ad andare a appesantire quello che è la tua vita, il tuo quotidiano, e quindi sarebbe necessario proteggerti o comunque, se vogliamo, riuscire anche a dire di no. Sai, quando dici di sì, assicurati di non dire no a te stesso, perché qua mi parlano di una persona che sei tu, Angelo, con tante possibilità, probabilmente un po' limitata da quello che è l'ambiente che ti circonda. E questo era uno dei messaggi.
Con un 10 di coppe e un 6 di bastoni, qui parlano di una ritrovata serenità o armonia anche in ambito familiare. Se parliamo di sentimenti, potrebbe essere con un qualcuno, magari di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci. Penso che sia fondamentale per te lasciar scorrere o liberarti per quanto possibile di queste persone che con la loro energia, magari non così positiva, o con i loro atteggiamenti tendono a limitarti in quello che potrebbe essere la tua serenità, che sia familiare, che sia sentimentale. Qui il messaggio, cosa vogliono dirti adesso? Liberati da ciò che ti limita e dai spazio a quello che è la tua serenità, quello che ti dà soddisfazione, e soprattutto, se parliamo di sentimenti, a una persona che ti vuole bene o più persone che ti vogliono bene. Questo era quello che volevano dirti adesso. Ti chiedo di pensare a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa a una domanda. Vediamo per l'angelo che cosa rispondono. Mondo, Papa e Sole. Qui la risposta è un sì. Qualsiasi sia la tua domanda, sei sulla strada giusta, è la cosa giusta per te, e la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza e vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti per l'angelo. Vediamo, per l'angelo. Di recente hai fatto dei lavori di ristrutturazione o qualcosa per migliorare casa tua, ma hai dimenticato di mettere in vista o appendere una cornice con un'immagine importante per te. Considerala un portafortuna e non dimenticarla. Qua dice questo: di recente hai fatto dei lavori di ristrutturazione o qualcosa per migliorare casa tua, ma hai dimenticato di mettere in vista o appendere una cornice con un'immagine importante per te. Considerala un portafortuna e non dimenticarla. E questo era il messaggio per te, angelo. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Quarzo rosa, suerte per te. Vediamo cosa vogliono dirti adesso, e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, quarzo rosa,
e cosa vogliono dirti. Mi connetto con la tua energia, vediamo chi è il quarzo rosa. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è il quarzo rosa? I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 28 e il 306. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui parlano di anima gemella. Probabilmente ti stai rapportando con un qualcuno che consideri tale e in particolare ti dicono neutralizza la confusione. Potrebbe essere che in questo rapporto che hai con una persona, ecco, in questo momento, ci sia un po' di confusione. Numeri 28 e 306. E adesso vediamo chi sei tu. Quarzo rosa. Quarzo rosa, sei di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Quarzo rosa, io ti vedo un qualcuno molto collegato al mondo della spiritualità. Tu in questo momento hai conosciuto o stai frequentando un qualcuno che ti sta portando a fare un importante cambiamento di quello che poteva essere il tuo precedente stile di vita o il tuo modo di pensare precedente e grazie a questa persona stai cambiando, stai cominciando a considerare delle cose che prima non consideravi. Mi fanno vedere questo. Io penso che sia un qualcuno, potresti anche averlo conosciuto di recente o essere una frequentazione, volendo, già di lunga data, però la vedo più recente, e potrebbe essere una persona, distante da te. Io ci vedo condivisione, comunicazione, un progetto comune che andrà a realizzarsi probabilmente nei prossimi mesi, mi fanno vedere qua, nei mesi più freddi, nell'inverno, una persona, quest'ora di coppe, che ha dei sentimenti, è un qualcuno che puoi considerare a tutti gli effetti una possibile anima gemella, andando probabilmente a neutralizzare la confusione creata magari dalla distanza, perché io ci vedo una distanza e quindi cosa vogliono dirti adesso? È proprio questo, la fortuna di aver incontrato un qualcuno o di frequentare un qualcuno che puoi considerare un'anima affine. Vediamo cosa mi fanno vedere ancora per te. Un 9 di denari, un papa. E vedendo queste ultime carte mi viene in mente questa frase per te che dice: i tre elementi essenziali per la felicità sono qualcosa da fare, qualcosa da amare e qualcosa da sperare. E qui c'è proprio tutto. E questo era quello che volevano dirti. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa a questa domanda, quarzo rosa, e vediamo cosa ti dicono. Per il quarzo rosa, eremita, matto e mago. Qui la risposta è un sì. Penso che le carte ti stiano parlando della fine della solitudine oppure di un nuovo inizio dopo un periodo di chiusura, che sia nei sentimenti che sia nel lavoro, questo lo sai tu, però la risposta è un sì e io ci vedo un nuovo inizio in un qualcosa. E adesso ti chiedo di pazientare un attimo e vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi verrà da dirti per il quarzo rosa, vediamo. Per il quarzo rosa. Di recente potresti aver visto spesso i numeri 9 e 1. La ripetizione di
questi numeri sono messaggi dell'universo che ti stanno guidando verso un cambiamento in atto. Fai caso a quando si ripresentano e cogli il nesso. Messaggio particolare. Di recente potresti aver visto spesso i numeri 9 e 1. La ripetizione di questi numeri sono messaggi dell'universo che ti stanno guidando verso un cambiamento in atto. Fai caso a quando si ripresentano e cogli il nesso. E questo era il messaggio per te, Quarzo Rosa. Ricordati che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!